Ehi la Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse! Con oggi ho intenzione di aprire una nuova rubrica sul canale dedicata alle recensioni. Partiamo con un marchio puramente italiano. Il modello in questione è l'ovale GP0. Quest'idea e questo progetto nascono dalla mente di persone che hanno lavorato per anni nel settore delle due ruote, in particolare con il marchio Aprilia. Il loro obiettivo era quello di costruire una moto che non fosse riconducibile a qualcosa di già esistente, come una minimoto o una pit bike, ma bensì ad un mezzo che potesse dare, seppure in miniatura, lo stesso divertimento, lo stesso tipo di sensazioni ed anche le stesse problematiche in pista di una moto a ruote alte, senza condividerne costi legati alla manutenzione, alla componentistica e ovviamente alle beghe relative ai trasporti. Infatti non ci sarà bisogno di carrelli per trasportarle, furgoni o comunque sostenere spese di rimessaggio, ma basterà avere un'auto con un bagagliaio degno di tale nome. Passiamo al lato tecnico di questa piccola super sportiva. Il telaio è a traliccio perimetrale con tubi in acciaio ad alto snervamento, made in Italy al 100%. E lo studio dietro questa moto è di proporzioni eccezionali ed ogni singolo componente è stato analizzato e posizionato al fine di arrivare ad una distribuzione ottimale dei pesi, degna di una super sportiva moderna, 53% all'anteriore e 47% al posteriore. Passiamo alle sospensioni. Quest'ultime si compongono di una forcella anteriore a steli rovesciati da 33 mm e foderi in alluminio anodizzato. A completare questo pacchetto troviamo un monoammortizzatore posteriore completamente regolabile. Inoltre recentemente è stato sviluppato un kit Hollins in collaborazione con Andreani. Insomma, gente che di sospensioni qualcosa ne capisce. L'impianto frenante spicca con delle soluzioni tecniche degne di una superbike. All'anteriore pinze radiali monoblocco a 4 pistoncini con disco da 180 mm, in grado di arrestare la moto in un fazzoletto con un'ottima modulabilità. Al posteriore anche il pacchetto è molto valido. Con un disco da 155 mm, entrambe le pinze mordono delle pastiglie sinterizzate e il tutto viene azionato da tubi in treccia aeronautica e leve regolabili. Scendendo un po' più giù, passiamo ai cerchi. Sono da 10 pollici, in lega di alluminio a 5 razze sdoppiate, e sono una delle caratteristiche principali del progetto GP0, dato che si tratta della misura minima in certi tracciati e massima in altri, quindi ci dà la possibilità di sfruttare la GP0 in moltissimi tracciati. Adesso veniamo ai cuori di queste piccole pesti. Infatti la gamma di propulsori offerta spazia su diverse cilindrate. Partiamo dalla 110, disponibile in due versioni, una monomarcia da 8 cavalli e una a 4 marce da 11. Salendo di cilindrata avremo a disposizione ben 16 cavalli sulla 160, per poi arrivare al modello top di gamma, ossia la 190, con ben 24 cavalli, che su una moto da 60 kg non sono veramente pochi. Per quanto riguarda i motori da 110 e da 160, sono prodotti dal colosso cinese Zhongshan, da cui ogni anno escono 4 milioni di propulsori. E attenzione a non farvi trarre in inganno, perché vengono assemblati in Cina, ma vengono assemblati con specifiche occidentali, quindi sono estremamente affidabili. Anche se poi c'è un progetto ambizioso a riguardo da parte di Ovale, dato che finora la maggior parte della componentistica è tutta made in Italy, si prospetta per il futuro di rendere anche il motore made in Italy, che accrescerebbe ancora di più il valore del mezzo. Discorso differente al momento per quanto riguarda invece il modello top di gamma, ossia quello della 190. Questa infatti monta l'affidabilissimo e conosciutissimo Daytona giapponese, motore veramente valido. Tutte queste motorizzazioni hanno a corredo un bellissimo scarico Harrow, la gommatura è offerta invece dalla famosissima PMT.
leader nel settore delle ruote piccole, mentre per quanto riguarda la carburazione intervengono Mikuni o Kane da 26 o 28 mm, entrambe marche molto valide, con carburatori di qualità che svolgono il loro lavoro. Sensazioni di guida. Allora, la guida di questa moto è molto intuitiva. Inizialmente venendo da altri mezzi potrebbe risultare un po' traumatica, in quanto con le dimensioni così ridotte è reattivissima, quindi dei movimenti troppo bruschi, troppo accentuati ci faranno comunque perdere non il controllo, ma comunque ci destabilizzeranno e perderemo decimi o addirittura secondi preziosi nella guida. Quindi inizialmente per chi proviene da altre moto, soprattutto da moto molto più grandi, che perdonano diciamo certi movimenti un po' più bruschi, vi dovrà essere un primo periodo diciamo di conoscenza, ma tempo, guardate, una sessione da 15-20 minuti inizierete già a prendere le misure e a girare e a divertirvi come forsennati. Il peso di questa moto è caricato sull'anteriore e ci dà un grado di sensibilità altissimo, infatti una volta presa confidenza tenderemo ad esagerare sempre o comunque ad osare, perché è una moto che perdona anche tanto e ci darà modo di migliorare in maniera esponenziale. Io personalmente la consiglio a tutti, all'amatore che vuole divertirsi in pista senza dover giustificare al partner il rosso perenne sul conto in banca, o al giovane campioncino che vuole crescere nel motorsport. Tra l'altro l'Ovale è l'unica moto con ruote da 10 pollici per la quale attualmente vi è un titolo italiano. Infatti se andrete a vedere sul sito del CIB troverete la categoria ovale. I propulsori sono grintosi al punto giusto, eccezion fatta per la 110 monomarcia, ma d'altronde 8 cavalli a mo' di scooter, poi soprattutto per la mia esperienza che insomma sono un cristiano da 95 kg, è un pochino spento per quanto mi riguarda, ma comunque ci porta allegramente lo stesso. Diciamo che il problema è soprattutto ai bassi regimi, quindi il trucco è chiudere di meno il gas e avere un buon manico. Da subito ci troveremo a fare delle super pieghe e a divertirci come forsennati. Un altro aspetto che ho apprezzato molto di questa moto sono i freni, in quanto sono estremamente potenti ma allo stesso tempo modulabili, quindi ci consentono di tirare staccatone abbastanza in sicurezza. E adesso veniamo all'ultima nota, quella un po' più dolente, ossia i prezzi. Infatti le ovale non sono proprio a buonissimo mercato, ma con la qualità che c'è dietro e con la filosofia che c'è dietro, diciamo se si hanno un po' di soldi da spendere, possiamo considerarla un ottimo investimento. Vediamo ai listini. La 110 automatica ha il prezzo di ben 3.850 euro. Per la versione invece 4 velocità il prezzo salirà a 3.990 euro, quindi quasi 4.000 euro. Con un piccolo sforzo in più possiamo portarci a casa la 160, sempre 4 marce, con 4.150 euro. E infine, se veramente abbiamo soldi da spendere, ci possiamo portare a casa il top di gamma. Il top di gamma è la nostra 194 velocità con un prezzo di ben 5.100 euro, che non sono per nulla uno scherzo. Però, se uno ha soldi da spendere, sicuramente è un acquisto che può regalare tanto divertimento. E concludo con una chicca che veramente le caratterizza ancora di più queste moto. Il marchio Ovale dà la possibilità di personalizzare le grafiche. Tra l'altro il successo Ovale diciamo che viene promosso anche da testimonials d'eccezione, quali Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Chas Davis e molti altri che adesso non mi vengono in mente, i quali poi hanno tra l'altro replicato le livree delle loro sorellone della MotoGP e della Superbike su queste piccole moto. Quindi gente, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a condividerlo, a farmi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto al video, se avete già avuto modo di provare il marchio Ovale, che impressioni avete avuto voi, quindi insomma dibattiamo, fatemi sapere. E inoltre vi invito a iscrivervi perché tratterò molte tipologie di video legati alle due ruote, quindi ecco appunto dalle recensioni ai videogiochi, di tutto e di più. Quindi gente, che dire, non ci resta altro che salutarci. Un lampeggio dal vostro Medars!